Una delle cose che dobbiamo tenere in conto quando cambieremo casa saranno le marcature, soprattutto quelle verticali. Come vedete è Sorcino che lascia le marcature e quindi i mobili che presentano già le marcature sia verticali che orizzontali li porteremo nella casa nuova in modo tale che loro continueranno a utilizzare questi mobili ed eviteremo che magari rovinano dei mobili nuovi. Inoltre questo chiaramente gli darà meno stress perché riconosceranno insomma dei mobili che già riconoscono e che utilizzano durante le marcature. Stessa cosa praticamente per quanto riguarda i tiragraffi, non li cambieremo, utilizzeremo intanto quelli che hanno e poi ovviamente modificheremo anche i mobili, come in questo caso questo mobile ormai distrutto lo andremo poi a sostituire, però all'inizio, nella prima fase, è molto importante lasciare quei mobili che loro utilizzano per le marcature soprattutto verticali e orizzontali. Per esempio Usagi utilizza tantissimo le marcature verticali, quindi scusate, orizzontali, quindi useremo praticamente dei tappeti. Nella nuova casa abbiamo intenzione di non utilizzare dei tappeti, ma nel caso di Usagi, soprattutto in alcune zone, lasceremo dei tappeti in modo tale che possa farsi le unghie in modo orizzontale come fa in questa casa, mentre invece per Sorcino lui fa più marcature verticali, quindi questo sicuramente ce lo dobbiamo portare nella casa nuova, soprattutto nella prima fase, e poi utilizza dei tiragraffi. Fortunatamente i divani li abbiamo sempre protetti e non li utilizzano, quindi dovremo lavorare anche nella casa nuova per evitare chiaramente che utilizzino i divani come tiragraffi, ma utilizzeremo dei tiragraffi fatti apposta per i gatti. Quindi l'importanza di, quando si fa un cambio casa, di non sostituire completamente tutti i mobili, soprattutto nella prima fase. Diciamo che i mobili che vengono utilizzati già dai gatti è consigliato sfruttarli in modo tale che quando ci sarà il passaggio da casa nuova a casa vecchia loro riconoscono comunque dei mobili che utilizzano già come tiragraffi in modo tale da evitare, uno, che vi rovinano magari quelli appena comprati, e due, anche per loro, perché comunque la marcatura è comunque un loro segno importante che va a ridurre chiaramente tutto il cambio della casa, quindi lo stress che genera il cambio casa. Quindi vedremo come procedere e quindi questo mobile lo ritroveremo anche nella casa nuova. Per la gioia. Lei utilizza questo posto a volte per dormire, anche i luoghi dove dormono bisogna cercare di ricostruirli in una certa maniera in modo tale che per loro sia meno stressante, quindi certi mobili che magari non utilizzeremmo, l'ideale sarebbe comunque metterli in modo tale che poi loro li utilizzano. Per esempio nel suo caso lei lo utilizza tantissimo per riposare e per dormire. Anche qua il tiragraffi, vedete che Sorcino lui utilizza questo tiragraffi, quindi lo porteremo nella nuova casa perché così prima di tutto riconoscerà un mobile che lui già utilizza e poi pian piano li sostituiremo, o meglio in questo caso lo aggiusteremo i tiragraffi che ha completamente distrutto e quindi fondamentalmente cercheremo di, ho visto che già in commercio ci sono per sostituire completamente i pezzi, però l'importante è quando c'è un cambio casa di non cambiare tutto completamente, ma di portare soprattutto anche i mobili che loro già utilizzano in modo tale prima di tutto che ci sia un segno di riconoscimento e due perché fondamentalmente così non vi distruggono quelli nuovi che andrete poi a prendere, anche se poi quando cambierete questi ovviamente poi utilizzeranno quelli nuovi come segni di marcatura.